Salve, siamo con il professor Gabriele Riccardi al Policlinico Nuovo di Napoli. Ci illustrerà come la dieta mediterranea non sia solo un semplice regime alimentare, ma un modello nutrizionale ricco di storia. Può raccontarci il suo percorso professionale? Come l'ha portata a diventare un punto di riferimento nella ricerca sulla dieta mediterranea, partendo dall'influenza di Mario Mancini? Io ho conosciuto il professore Mancini nel corso di studi di medicina, io sono laureato in medicina, e ho chiesto al professore Mancini di fare la tesi di laurea con lui. Mi ha assegnato una tesi sulle persone che avevano avuto un infarto, quindi vedere quali erano le alterazioni dei lipidi nel sangue di queste persone che avevano avuto un infarto. Ci si aspettava che ci fosse il colesterolo aumentato, erano persone in genere giovani, che uno a 80 anni abbia un infarto, certo ci sono tanti motivi, ma l'età ha certamente il peso maggiore, però una persona di 50 anni che ha un infarto ci deve essere una ragione, e noi questo volevamo investigare. Pensavamo che ci fosse il colesterolo, perché dopo gli studi di Ansel Keys, lo studio dei 7 paesi, il colesterolo nel sangue era noto essere un importante fattore di rischio per le malattie di cuore. La mia sorpresa, e la sorpresa anche del professore Mancini, nel raccogliere poi i dati di queste indagini che io facevo presso il pronto soccorso del Cardarelli, quindi raccoglievo ogni volta che c'era un infartuato, mi chiamavano, io prendevo i prelievi di sangue, facevamo i dosaggi, vedevamo poi le alterazioni. Il colesterolo aumentato era presente, però c'erano anche altre alterazioni, per esempio anche i trigliceridi, che sono un'altra classe di lipidi del sangue, erano spesso aumentati. Il colesterolo HDL, quello che normalmente viene chiamato il colesterolo buono, cioè che è un valore protettivo rispetto all'arteriosclerosi, alle malattie di cuore, queste HDL erano più basse dei soggetti normali. Poi anche la glicemia in molti di questi era aumentata, molti avevano il diabete, ma anche chi non aveva ancora il diabete aveva una glicemia più alta. Quindi da lì è cominciato, diciamo, il mio interesse verso uno studio del metabolismo che non fosse però focalizzato solo sul colesterolo, come era stato, diciamo, un po' il percorso culturale che aveva svolto il professore Mancini insieme a Ansel Keys, ma volevo allargare un poco gli orizzonti. E quindi la prima cosa che pensai potesse essere utile è di mettermi a lavorare subito dopo la laurea, mettendo su un ambulatorio per il diabete. Che la mia idea, dico, visto che c'è questa relazione tra glicemia alta e malattie di cuore, vediamo un po' di capire meglio questi diabetici se effettivamente hanno un maggiore rischio di malattie di cuore e quali sono i motivi che lo possono condizionare. E quindi da lì un po' è cominciato questo mio interesse per il diabete, il rischio cardiovascolare e l'alimentazione, che ovviamente sappiamo tutti che soprattutto chi ha il diabete ha un impatto importante su quelli che sono poi il profilo metabolico e il rischio di malattie. In che modo la scuola napoletana di nutrizione clinica, fondata da Mancini e portata avanti da lei, ha contribuito alla comprensione moderna della dieta mediterranea? Noi abbiamo avuto un ruolo chiave nel posizionare la dieta mediterranea in un contesto più ampio di quello che era stato l'iniziale pionieristico lavoro del professor Ansel Keys. Si era concentrato tutto sul colesterolo. Aumentava a causa del consumo eccessivo di grassi animali, i grassi saturi. Quindi il paradigma era molti grassi nella dieta, soprattutto grassi animali, aumenta il colesterolo danneggia le arterie e vengono le malattie di cuore. Questo era il paradigma che vigeva nella comunità scientifica nell'epoca in cui io mi sono avvicinato a queste problematiche. Questo paradigma all'inizio veniva ostacolato dalla comunità scientifica, però poi verso gli anni 70, anche sulla base dei risultati di questo grosso studio, il Seven Country Study, che aveva studiato popolazioni di 7 paesi in tutto il mondo, i dati erano forti. Si vedeva chiaramente che più grassi animali si mangiano, più aumenta il colesterolo, più aumentano le malattie di cuore. Quindi anche, diciamo, non solo nella comunità scientifica, ma anche nelle popolazioni, soprattutto in America, questo concetto cominciava ad affermarsi. In cui c'era la fotografia di Ansel Keys e si parlava di colesterolo, questo negli anni 70. E questo è stato molto importante perché la gente ha cominciato a capire che bisognava cambiare la dieta, e la dieta mediterranea era quella che sembrava poter antagonizzare queste abitudini cattive
che avevano gli americani e molti altri popoli, soprattutto dei paesi più sviluppati, purtroppo dopo circa un decennio di questa esperienza in cui gli americani tagliarono fortemente i grassi della dieta, soprattutto i grassi animali, i casi di malattie cardiovascolari non diminuivano. Il colesterolo si era abbassato nella popolazione, ma ancora c'erano tanti casi di malattie di cuore e non ci si riusciva a raccapezzare. Che cosa succede? Perché noi abbiamo abbattuto il colesterolo, abbiamo abbattuto i grassi saturi e ancora tanti casi di infarto. Purtroppo quello che era successo è che, avendo concentrato tutta l'attenzione sui grassi della dieta, le persone poi avevano trascurato il resto dell'alimentazione. Quindi di fatto quello che succedeva è che si tagliavano i grassi della dieta, però per esempio aumentava il consumo di bevande zuccherate. Il nostro contributo quindi è stato quello di allargare un po' questa dimensione della dieta mediterranea. La dieta mediterranea non è soltanto una dieta in cui ci sono pochi grassi animali e c'è l'olio d'oliva, ma la dieta mediterranea è una dieta che ha una serie molteplice di componenti che la rendono salutare. E se si punta solo sui grassi, c'è il rischio che si abbassano i grassi, però poi si aumenta il consumo, per esempio, di carboidrati raffinati, il pane o le patate o il riso, e questi hanno un impatto negativo sulla salute. E noi questo, diciamo, abbiamo valorizzato nel corso di tutta la nostra ricerca per avere una visione, diciamo, olistica della dieta mediterranea. Dieta mediterranea come un'esperienza globale, inclusa anche un'esperienza legata proprio, no, allo stile di vita, alla convivialità. Diciamo, lo stile di vita americano si è diffuso in tutto il mondo basandosi su fast food, mangiare presto, perché abbiamo bisogno di tempo per vivere la nostra vita. Invece noi con la dieta mediterranea importavamo invece un concetto di un'alimentazione che è all'origine della convivialità, è un momento culturale, non è solo mangiare per sopravvivere. E quindi abbiamo spostato un po' il baricentro della dieta mediterranea su, diciamo, uno stile di vita che è molto più globale, più complessivo, che riguarda una molteplicità di alimenti, ma anche un modo diverso di affrontare il cibo e di viverlo. Potrebbe spiegarci come ha evoluto il focus della ricerca, passando dall'attenzione sul metabolismo lipidico a quello glucidico e al diabete? Questo cambiamento di focus, che si è molto amplificato durante la mia permanenza in Svezia per fare un'esperienza di studi in Svezia al Karolinska Hospital, che, diciamo, è il più importante ospedale della Svezia, dove vengono assegnati i premi Nobel. No? Sono stato lì dopo la laurea a fare un periodo di ricerche con il professore Carlson, che era un esperto di trigliceridi. Cioè, originariamente io andavo lì per spostarmi dal colesterolo ai trigliceridi, che appunto fanno sempre parte dei lipidi, però allargavano già l'orizzonte da una focalizzazione solo sul colesterolo ad altri lipidi. Quindi, però in quel periodo lì si cominciarono a fare anche degli studi su un modello molto interessante, cioè per capire il metabolismo del muscolo si studiava l'avambraccio, quindi si vedeva il sangue che entrava, no? Si misurava la concentrazione di tante sostanze nel sangue che entrava nel muscolo, quindi nell'arteria, e del sangue che usciva dal muscolo, quindi nella vena. Ed era un modello innovativo, perché appunto si trattava di mettere un catetere nell'arteria e un catetere nella vena, fare frequenti prelievi e poi dosare tutto questo anche durante l'esercizio fisico. In quel periodo ci fu anche un'altra importante innovazione, il dosaggio dell'insulina. Cioè, fino ad allora l'insulina si conosceva, no? Ormai già dagli anni 20 veniva usata anche per curare il diabete, però non era dosabile. Invece in quel periodo venne sviluppato un metodo per dosare immunologicamente l'insulina, quindi si dosava nel sangue la quantità di insulina. Il mio interesse per queste metodologie innovative mi portò a valorizzare, diciamo, il ruolo dell'insulina nel metabolismo del glucosio, ma anche nel metabolismo dei trigliceridi. Ma soprattutto mi incuriosiva la constatazione che in alcune persone c'era quella che veniva chiamato un'insulinoresistenza. Cioè l'insulina c'era, però in alcuni soggetti nel muscolo non era molto efficace.
la risposta del muscolo a questa insulina non era quella di captare più glucosio, di far scendere i grassi, ma era una reazione piuttosto torbida. E quindi c'era questo interesse nel cercare di capire cos'era questa insulina resistenza, che cosa poteva spiegarlo. Già allora noi avevamo identificato due fattori importanti. Uno, la mancanza di esercizio fisico, perché quando poi queste persone esercitavano, facevano dei movimenti con la mano, immediatamente l'azione metabolica migliorava, ma anche le persone in sovrappeso avevano più insulina resistenza. Quindi cominciamo a pensare, allora forse anche la dieta potrebbe avere un ruolo in questo meccanismo, e quindi da lì cominciamo poi, una volta tornati in Italia, a portare avanti una serie di studi in cui ci focalizziamo soprattutto sugli aspetti del diabete. Paradossalmente, fino ad allora, la dieta mediterranea era stata studiata e valorizzata per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, però ecco, nessuno aveva ancora mai pensato che la dieta mediterranea potesse essere utile per prevenire anche il diabete, e soprattutto di tipo 2, cioè quello che appare nelle persone adulte e spesso in sovrappeso, e anche in altre malattie come per esempio i tumori. Quindi anche questo ci porta ad allargare un po' gli orizzonti di questa dieta mediterranea, dal colesterolo e malattie cardiovascolari invece alle altre malattie e ad altri componenti della dieta. Lei ha affermato che la pasta può essere inclusa nella dieta dei diabetici. Può spiegarci perché, nonostante sia ricca di carboidrati, non causa significativi aumenti della glicemia? Noi abbiamo visto che un aumento dei carboidrati non fa bene, quindi se noi riduciamo i grassi e li sostituiamo con i carboidrati, gli effetti sul metabolismo sono negativi e anche il rischio cardiovascolare sicuramente viene impattato da questo eccesso di carboidrati. Il motivo è soprattutto quello che lega i carboidrati alla glicemia nel periodo dopo mangiare. C'era un assioma che era vigente in quel periodo nella comunità scientifica, secondo il quale la glicemia dopo i pasti aumentava in proporzione alla quantità di carboidrati che c'era nel pasto. Quindi se io mangio una rosetta di pane di 30 grammi, avrò una risposta glicemica X. Se invece mangio 2 rosette di pane di 30 grammi, se arrivo a 60, avrò una risposta 2X e così via. Questo ovviamente arriva poi un momento in cui si è raggiunto un effetto massimo per cui non peggiora ulteriormente. Quello che noi intuimmo, e questo è uno studio che noi abbiamo fatto nel 1980, quindi studio pionieristico, è stato pubblicato sull'Lancet, diciamo la rivista più prestigiosa nel mondo scientifico europeo. Noi pubblicammo un articolo in cui dimostrammo che quando si aumentano alcuni tipi di carboidrati, come per esempio i carboidrati che sono anche ricchi in fibre, quindi quelli presenti per esempio nei legumi, quelli presenti nella verdura, l'effetto sulla glicemia, sul profilo dei lipidi e possibilmente anche sul rischio cardiovascolare era molto diverso rispetto a quello che succedeva se tu mangiavi invece lo zucchero o il pane bianco. Non è vero che sempre quando aumenti i carboidrati aumenta la glicemia, con essa aumenta l'insulina, aumentano i lipidi, soprattutto i trigliceridi. È vero questo se tu utilizzi dei carboidrati raffinati, ma se tu utilizzi invece degli alimenti in cui ci sono anche le fibre, tu hai un aumento della glicemia molto più basso, molto più regolare, che di fatto non ha un grosso impatto quindi sulle arterie e non porta a eccessivi danni. Anche i lipidi si mantengono più bassi. Questa, diciamo, dimostrazione che noi portammo nel mondo scientifico ebbe delle importanti ripercussioni, perché ecco, si cominciava a ragionare non più solo su quantità, no, ma cominciamo a ragionare quali grassi. I grassi animali sono uguali all'olio d'oliva? I carboidrati presenti nel pane bianco o nello zucchero o nei dolci sono la stessa cosa dei carboidrati che stanno invece nei legumi, nelle verdure? E quindi successivo passaggio noi ci domandiamo, ma solo le fibre hanno questa capacità di attutire l'effetto dei carboidrati sulla glicemia? Non c'è qualche altra cosa che potrebbe in qualche modo agire simulando l'effetto delle fibre, anche se le fibre non ci sono? E quindi noi la prima cosa che studiamo furono gli gnocchi. Non hanno una lievitazione, si producono immediatamente, vengono cotti e mangiati. E vedemmo che questi gnocchi, pur non avendo molte fibre, però non facevano aumentare molto la glicemia.
Perché? Perché hanno una struttura molto compatta. Per la digestione dei carboidrati, che ha degli enzimi, le amilasi, che servono a digerire l'amido che è presente all'interno della farina o anche all'interno dell'amido di patate, ha difficoltà a penetrare perché doveva farsi strada in questa struttura compatta come il cemento. E questo era molto diverso invece dalla struttura del pane, perché nel pane con la lievitazione si formano quegli alveoli, no? Che sono anche visibili ad occhio nudo, ma ancora di più a livello microscopico, per cui lì non ci vuole niente per i liquidi a entrare. Quindi noi capimmo che la struttura fisica dell'alimento poteva influenzare la digestione e quindi l'aumento della glicemia. Ci sono diversi alimenti che non sono ricchi in fibre, ma hanno questa struttura in cui all'amido stesso si parla di amido retrogradato, che non è tanto capace di essere sciolto in un liquido acquoso e quindi fa resistenza all'azione degli enzimi digestivi. E quindi da lì noi cominciamo a capire che insomma la pasta, che era un alimento fondamentale nella dieta mediterranea, poteva rappresentare uno dei presidi che rendevano questa alimentazione così benefica rispetto ad altre fonti di carboidrati che vengono utilizzati in altre culture. Nell'ambito delle sue ricerche ha analizzato i diversi metodi di cottura tradizionali della pasta nel sud Italia e il loro impatto sul profilo glicemico. La cottura al dente ha realmente effetti metabolici misurabili? Questo concetto della cultura al dente e dei benefici della cultura al dente si è in qualche modo affermato quando si è fatto un confronto tra il nostro modo di cuocere la pasta e quello degli americani. Per gli americani, tradizionalmente, la cottura della pasta significa 20 minuti, cioè che alla fine quello che viene fuori è una pappetta dove è difficile anche identificare il singolo spaghetto. Avviene una predigestione legata proprio a questa cottura prolungata, rispetto invece alla cottura al dente che facciamo in Italia. Quello che è importante è che questo diciamo, ci ha aperto un altro orizzonte che riguarda l'impatto della cottura degli alimenti poi sulla loro digeribilità. Mentre quando noi parliamo di alimenti ricchi in grassi, noi diciamo che un alimento poco digeribile è un alimento da evitare perché la digestione lenta dei grassi porta pienezza, porta sonnolenza, proprio perché c'è questo cibo nello stomaco che non riesce a essere eliminato. Invece per i carboidrati non è così. Più lenta è la digestione, meglio è, perché i carboidrati non danno questo senso di pesantezza, non danno questo senso di sazietà così marcato come hanno invece i grassi. Ci sono diversi sistemi per rallentare la digestione dei carboidrati, a parte la pasta, dove abbiamo detto lì c'è un reticolo di proteine, il glutine, c'è un elemento importante, il glutine forma una specie di reticolo all'interno della pasta che intrappola i carboidrati, per cui rende più lento il processo di digestione, di assorbimento e quindi un picco glicemico prolungato e meno rilevante. Ma ci sono altri sistemi che possono avere lo stesso effetto. Per esempio, se noi pigliamo il riso, lo facciamo bollito, lì viene subito digerito, la glicemia va alle stelle. Se noi facciamo invece il risotto, dove noi prima di mettere il riso in acqua lo mettiamo nel burro o meglio ancora nell'olio d'oliva, per cui si forma una cuticola attorno al chicco di riso e quindi la digestione di quel chicco di riso è più lenta e la glicemia è più lenta. Quindi a partire dai processi di cottura della pasta ci siamo allargati ad altri processi di cottura e abbiamo capito che la cucina, le tecnologie alimentari sono importanti anche per quanto riguarda l'impatto sulla salute. Il modello campano della dieta mediterranea in cosa si differenzia specificatamente dalle altre varianti mediterranee e quali elementi lo rendono particolarmente efficace dal punto di vista metabolico? Il primo interesse sull'alimentazione mediterranea, a partire appunto dallo studio dei 7 paesi di Ansel Keys, si focalizzò su 3 paesi, cioè l'Italia meridionale, la Grecia e la ex Jugoslavia. Quello che colpiva nel modello mediterraneo della Grecia era l'elevato consumo di olio d'oliva. Ansel Keys descrive che addirittura a Creta i contadini cretesi integravano la loro dieta con l'olio d'oliva, bevuto come se fosse una bevanda. Era una dieta molto ricca in grassi buoni come l'olio d'oliva. Era una dieta un poco
diciamo, monocorde in cui ancora si giocava molto sui grassi. Successivamente, valutando quelle che è la dieta mediterranea delle popolazioni del Nord Africa, ancora una volta lì c'è un buon consumo di verdure e legumi, poi ci vuole l'olio per renderle appetibili, c'è un grosso consumo di olio. La dieta mediterranea, soprattutto nella sua declinazione meridionale, napoletana, invece ha questo grosso pilastro che è la pasta, che ti consente di dare, diciamo, al pasto un connotato che è molto chiaro. Quindi c'è l'olio d'oliva, ma non c'è bisogno di quantità esagerate, quel tanto che basta per condire un bel piatto di pasta, così su un'insalata, su un secondo piatto. Quindi, mentre le altre declinazioni della dieta mediterranea sono generalmente ricche in grassi, la dieta mediterranea che si è sviluppata nel sud Italia è una dieta mediterranea in cui i carboidrati buoni, i carboidrati che non hanno un grosso impatto sulla glicemia. Nella dieta mediterranea, nella declinazione del sud Italia, è presente un altro caposaldo importante, è il pesce, soprattutto il pesce azzurro, che per esempio nella cultura greca è molto meno presente rispetto a quello che c'è invece nella realtà dell'Italia meridionale o anche nei paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo. Quindi, ancora una volta, la dieta mediterranea, come è stata sviluppata nel contesto dell'Italia meridionale, viene fuori come una dieta equilibrata, in cui ci sono molti attori, non c'è un solo protagonista, come succede invece in altri contesti. E questo forse, diciamo, è il motivo che ha portato poi a imporre questo tipo di dieta mediterranea a livello mondiale. Cioè, quando si parla di dieta mediterranea negli Stati Uniti, non è che si parla della dieta mediterranea greca o della dieta mediterranea del Nord Africa o della Spagna, si parla della dieta mediterranea come è nata e come si è sviluppata nel sud Italia. C'è qualche combinazione di alimenti tipicamente napoletana che ha dimostrato proprietà particolarmente interessanti dal punto di vista della risposta glicemica? Beh, ce ne sono diversi, però a me quello che piace in qualche modo sottolineare è la pasta e fagioli con le cozze, perché è un piatto unico. Noi dobbiamo stare attenti perché questo, diciamo, Jeremiah Stamler, che è un altro studioso della dieta mediterranea, che ha contribuito a raffinare i documenti scientifici dopo Kiss. Anzi, il Kiss sempre sottolineiamo, dice, fate attenzione, ci sono due cose nella dieta mediterranea su cui dovete stare attenti. Uno è il sale, che essendo una dieta popolazioni vicino al mare, è chiaro che c'è la tendenza a usare il sale con una certa generosità e questo fa aumentare la pressione, fa aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Quindi attenzione, perché una cosa è quando la dieta mediterranea, anche con un tantino di sale in più, veniva utilizzata da chi zappava la terra e quindi sudava, eliminava molto sale con il sudore, e un'altra cosa è la dieta mediterranea oggi. Non sudiamo più, anzi, noi il sudore è diventato un elemento un po' alieno nella nostra vita di tutti i giorni. E quindi che il sale noi non lo eliminiamo se non con le urine, ma in buona parte poi rimane e fa salire la pressione. Quindi attenzione al sale, ma attenzione anche al sovrappeso, perché non essendoci più quel grosso esercizio fisico che si aveva prima dell'automazione nell'agricoltura, nell'industria, anche nella vita sociale, cioè, quindi c'è il rischio che si possa aumentare di peso. Quindi questi sono gli elementi su cui, diciamo, bisogna fare attenzione. Allora, piatto unico, pasta, fonte di carboidrati buoni, fagioli, fonte di proteine, ma fonte anche di fibre, la glicemia con i fagioli non si sposta proprio, le cozze, fonte di proteine, fonte di sali minerali buoni, e quindi abbiamo un piatto equilibrato che è un po', può essere un simbolo di quello che è la dieta mediterranea, no? La dieta mediterranea, prodotti della terra, prodotti del mare, che si sposano e danno vita poi a una gastronomia ricca ma anche salutare, perché di fatto ci permette poi di combattere tutte le malattie di questo secolo, diabete, malattie di cuore, i tumori. Che ruolo svolgono i polifenoli dell'olio d'oliva nell'azione antinfiammatoria, nella prevenzione tumorale e nelle malattie croniche degenerative? I polifenoli sono estremamente importanti nell'olio d'oliva.
Non bisogna però dimenticare che appunto l'olio d'oliva è anche una fonte di grassi insaturi, che sono diversi dai grassi saturi presenti negli alimenti di origine animale, tranne il pesce. Il pesce pure contiene dei grassi insaturi della serie omega 3, ma tutti gli alimenti di origine animale terrestre sono ricchi di grassi saturi, che abbiamo visto fanno aumentare il colesterolo, inducono infiammazione, aumenta il rischio di diabete. I grassi insaturi invece hanno un effetto protettivo da questo punto di vista. Anche nei riguardi del diabete, uno pensa, ma che ci azzeccano i grassi con il diabete? No? Noi abbiamo fatto uno studio importante, si chiama uno studio Cambu, in cui erano coinvolti 5 paesi, la Svezia, l'Australia, la Danimarca, l'Italia, in cui noi in persone che non erano diabetici, in persone sane, abbiamo valutato, in questo caso gliel'abbiamo dato noi la dieta, una dieta o ricca in grassi saturi, quindi il burro, oppure ricca in grassi insaturi, olio d'oliva o altri grassi insaturi, e abbiamo studiato la sensibilità insulinica, come l'insulina agisce nel fare abbassare la glicemia e i lipidi. Abbiamo misurata questa con metodi anche molto sofisticati. Noi abbiamo dimostrato che quelli che consumavano i grassi insaturi avevano una riduzione di circa il 25% della insulinoresistenza. Quindi l'insulina funziona meglio, il rischio di diabete si riduce. Quindi i grassi insaturi hanno un ruolo importante nell'alimentazione, per non parlare poi di quelli presenti nel pesce, che sono grassi insaturi omega 3 e quindi hanno caratteristiche ancora diverse rispetto a quelli presenti negli oli vegetali, ma anche essi hanno un'azione antinfiammatoria, antitrombotica e possono contribuire a prevenire le malattie cardiovascolari. Però giustamente lei mi dice, ma nell'olio d'oliva c'è qualcosa in più, ci sono i polifenoli che non sono presenti in altri oli. I polifenoli sono prodotti dalle piante per difendersi dagli attacchi dei microbi ma anche degli insetti, perciò hanno un sapore amaro. Questo funziona anche nell'uomo, perché hanno un effetto antibiotico, però selettivo, cioè aiutano a ridurre a livello intestinale il numero di batteri nocivi, invece fanno aumentare i batteri buoni, quindi non hanno un effetto antibiotico verso invece i batteri buoni, quelli che fermentano e che combattono l'infiammazione. Quindi è molto importante questo effetto antinfiammatorio a livello intestinale, perché poi in effetti tutte le malattie cronico-degenerative, le malattie di cuore, il diabete, il cancro, hanno un'origine infiammatoria. Quindi se noi riduciamo l'infiammazione, se noi combattiamo l'infiammazione, noi combattiamo tutte le malattie. E un'infiammazione anche localizzata a livello intestinale si trasmette, perché poi questi germi, ma anche diciamo la stessa reazione a questi germi tramite le cellule del sangue si riverbera un po' in tutto l'organismo e quindi comporta poi un'infiammazione, si chiama infiammazione subclinica, perché non è evidente, condiziona poi il rischio di tutte queste malattie cronico-degenerative. Allora i polifenoli sono un toccasana perché per combattere questo tipo di infiammazione. Ovviamente non da soli, perché in alimentazione non c'è mai un elemento come nei farmaci, che noi abbiamo il farmaco che combatte il colesterolo e quello è. No, noi non abbiamo un elemento della dieta che combatte il colesterolo specificamente, ce ne sono tanti, però il vantaggio è che poi hanno un effetto anche su altri parametri e quindi l'impatto poi complessivo della dieta, se poi andiamo a vedere, è superiore anche a quello che può avere un singolo farmaco, proprio perché ha un effetto multiplo. In un'epoca di diete di moda e approcci nutrizionali estremi, come si posiziona la dieta mediterranea e quali sono le principali incomprensioni che riscontra quando parla di questo modello alimentare? Le diete che sono più popolari, che vengono normalmente proposte, sono quelle che hanno un effetto rapido, perché la maggior parte delle persone non ha pazienza. Per avere dei risultati immediati bisogna cambiare in maniera drastica le proprie abitudini alimentari. Allora, per esempio, c'è la dieta chetogenica. Tolgo tutti i carboidrati dalla mia alimentazione. Questa dieta è molto efficace anche perché
Quando si tolgono i carboidrati aumentano delle sostanze che si chiamano i corpi chetonici, che hanno anche la capacità di ridurre il senso di fame. Di fatto uno fa questa dieta, non ha molta fame, perde molto peso, perché se i carboidrati rappresentano 50-60% delle nostre calorie, se togliamo i carboidrati e lasciamo tutto il resto uguale, abbiamo ridotto del 50% le calorie che introduciamo, quindi il peso si perde. Il problema è che io perdo questi 10 kg, ma facendo un'alimentazione che non ha nessuna possibilità di essere continuata per periodi lunghi. Alla fine è dimostrato in tutti gli studi, dopo un anno il vantaggio di questa dieta si è perso completamente. Il peso ritorna ai valori iniziali, se non di più. Nel frattempo il colesterolo è aumentato perché i grassi animali non sono aboliti. Ma anche, diciamo, se noi facciamo una dieta, aboliamo completamente i grassi, abbiamo lo stesso effetto, cioè risultati nel breve termine vantaggiosi, ma nel lungo termine deludenti. La dieta mediterranea invece è una dieta slow, perché gli effetti si vedono lentamente. Se io mangio cereali integrali invece di cereali raffinati, io riduco del 10% le calorie, perché i 100 grammi di pane integrale contengono il 10% di fibre che non sono digeribili e quindi non portano calorie, e mangio quindi meno carboidrati che invece sono digeriti e che portano calorie. Questo 10% in meno di calorie che introduco per avere un effetto sul peso ci metterà 6 mesi. Tutto questo comporta dei risultati che sono più lenti, però risultati duraturi. Ci sono ogni giorno nuove proposte, nuove idee, per esempio fare un digiuno parziale, per cui io, diciamo, un giorno alla settimana digiuno rispetto, ok, va bene, certo, aiutano a ridurre la quantità di energie. Se io un giorno non mangio, è chiaro che complessivamente mangerò meno, introdurrò meno calorie, ma a lungo andare i risultati sono sempre deludenti. Quello che c'è da dire è che noi con la dieta mediterranea abbiamo perso anche la consapevolezza di che cos'è la dieta mediterranea. Se noi domandiamo in giro alle persone, diciamo, ma tu mangi una dieta mediterranea? Mi diranno sì. Invece noi abbiamo fatto degli studi, abbiamo visto che rispetto ai tempi in cui Ansel Keys ha studiato la dieta mediterranea, oggi la mediterraneità della dieta si è ridotta del 50%, anche nel Cilento, dove la dieta mediterranea è stata sviluppata, perché noi non ci accorgiamo che molto di quello che era diciamo la dieta mediterranea tradizionale oggi non è più. Abbiamo l'idea che siccome ancora una volta alla settimana mangiamo pasta e fagioli, o che mangiamo comunque la pasta al pomodoro, abbiamo l'idea, io faccio la dieta mediterranea. In realtà molto è cambiato. Io sono stato quest'estate in Cilento, sono andato per una settimana a mangiare in diversi ristoranti, quasi mai il menù che veniva proposto era un menù, non dico al 100%, ma all'80% mediterraneo. Ecco, questo è il rischio dell'alimentazione mediterranea, che inconsapevolmente noi la stiamo abbandonando, però non riusciamo, proprio perché è inconsapevole, a porvi rimedio. In conclusione, analizzando le sue ricerche, qual è il contributo più significativo allo studio della dieta mediterranea? Beh, ci sono 2 contributi a mio avviso che sono importanti, la ricerca mia, ovviamente anche di tutte le persone che hanno lavorato con me in questi 50 anni, quindi a partire dal professore Mancini, ma anche poi a seguire tutti i più giovani che ancora adesso oggi continuano queste. La prima è che la dieta mediterranea può essere utile per la prevenzione e la cura del diabete. Quando noi abbiamo affrontato questa problematica si pensava alla dieta mediterranea e malattie di cuore. Il contributo invece nostro originale è che sì, è vero, le malattie di cuore, ma anche il diabete, anche la glicemia, anche il prediabete, anche la prevenzione del diabete, non solo la cura del diabete, e poi il miglioramento della qualità e della durata di vita nelle persone con diabete. Importanti studi poi sono venuti nel versante spagnolo, il Predimed, un importante studio di intervento che ha dimostrato ancora di più l'efficacia della dieta mediterranea e dell'olio d'oliva nella prevenzione del diabete. Ma noi siamo stati i primi a focalizzare questo aspetto e quindi a vedere il diabete anche in relazione all'alimentazione a base di carboidrati, ma anche a base dei grassi con l'olio d'oliva. Il secondo contributo è stato quello di
diciamo, allargare, no, la dimensione della dieta mediterranea. Quando noi abbiamo cominciato, la dieta mediterranea era soprattutto olio d'oliva. Noi abbiamo cominciato invece a parlare di carboidrati, a parlare di fibre. In conclusione, diciamo, quello che noi abbiamo introdotto nella storia delle scienze dell'alimentazione, insieme ad altri ovviamente, è il concetto che per un'alimentazione sana, più che badare alla quantità degli alimenti, bisogna badare alla qualità degli alimenti. Lo zucchero e i fagioli sono fonti di carboidrati, ma non sono la stessa cosa, come si pensava quando noi abbiamo iniziato i nostri studi. Andare a vedere da dove provengono i nutrienti, quali sono gli alimenti, quali sono tutte le proprietà che questi alimenti presentano. Lo yogurt non è la stessa cosa del latte, anche se origina dalla stessa materia prima, perché nello yogurt ci sono appunto i fermenti lattici che aggiungono valore a questo alimento. L'olio d'oliva non è tutto lo stesso, perché ci sono olio d'oliva di fresca spremitura, magari di alcune varietà di olive molto ricche di polifenoli, e altre olio d'oliva che invece i polifenoli ce l'hanno solo per dare un minimo di colorito, seppure. Quindi la qualità degli alimenti, le caratteristiche dei singoli alimenti hanno un grosso impatto sulla salute, sulla prevenzione delle malattie. E questo è un contributo che è partito un po' dalle nostre ricerche, ma che oggi è diventato un po' patrimonio di tutta la scienza dell'alimentazione. Perfetto, grazie mille.